Ciao bambini! Oggi vi porto a scoprire quanto la natura sia organizzata in modo affascinante. Siete pronti? In ciascun luogo noi ci troviamo, gli esseri viventi sono in relazione tra loro e con l'ambiente in cui si trovano. Pensiamo ad esempio ad un bosco e partiamo riflettendo sulla funzione che può avere, per esempio, un terreno umido e fangoso come quello presente in questo ambiente. Il fango ospita microrganismi come funghi, vermi e batteri che rendono fertile il terreno decomponendo foglie e resti di animali morti. La presenza di fango è resa possibile anche grazie all'umidità e all'acqua qui presenti. Su questo terreno così fertile possono quindi crescere le piante che hanno, tra le altre, anche la funzione di essere nutrimento per gli erbivori. Essi, a loro volta, saranno il cibo per i carnivori. Quando un animale o una pianta morirà, tornerà nuovamente alla terra, verrà decomposto da funghi e vermi e il ciclo continuerà all'infinito. Anche gli insetti ricoprono un ruolo fondamentale. Impollinano i fiori dando vita a nuove piante. Questo insieme di elementi naturali e forme di vita che esistono ciascuno in relazione con gli altri si chiama ecosistema. Possiamo definire quindi l'ecosistema un insieme di relazioni che si instaurano tra esseri viventi come piante e animali e l'acqua, l'aria e il suolo presenti nell'ambiente in cui vivono. E l'ecologia è la scienza che studia proprio queste relazioni. Secondo voi, può una pianta o un animale vivere completamente da solo, senza niente intorno? Ovviamente no. Tutti abbiamo bisogno di acqua, aria, terra, luce e degli altri esseri viventi. In un ecosistema tutto e tutti sono collegati, come in una catena. Ripensando al bosco, se uno solo degli elementi sparisse, cosa potrebbe succedere all'interno dell'ecosistema? Pensate ad esempio a cosa accadrebbe se sparissero tutti i decompositori, quindi via funghi, vermi e batteri. Quando una pianta o un animale morirà, nessuno più riuscirebbe a trasformare questi resti in nutrimento per il terreno. I rami secchi, le foglie cadute, i corpi degli animali rimarrebbero lì a coprire il suolo uno sopra l'altro senza mai decomporsi. Poco alla volta il terreno diventerebbe sempre più povero, duro e secco perché non riceverebbe più sostanze utili per far crescere nuove piante. E senza nuove piante, secondo voi, che fine farebbero gli erbivori? E poi i carnivori? Proprio così. L'intero ecosistema crollerebbe pezzo dopo pezzo. Capite quindi bene che ogni essere vivente ricopre un ruolo fondamentale per mantenere in equilibrio l'ecosistema. È come una squadra dove ognuno deve fare la sua parte per far funzionare tutto. E adesso vi ricordate il nostro esperimento? Quando abbiamo creato un terrario, un ecosistema in miniatura? Ecco, un piccolo mondo chiuso dove le piante, la terra, l'acqua e la luce collaborano proprio come in un vero ecosistema naturale. Osservandolo possiamo vedere dal vivo quanto sia importante l'equilibrio tra ambiente ed esseri viventi. Bene bambini, il video è terminato. In descrizione troverai il link per poterti mettere alla prova attraverso un quiz di domande online e una volta superato potrai ottenere il tuo attestato. Ciao, alla prossima!